Buongiorno ragazzi e ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Come vedete ho un braccio un po' diverso dal solito perché purtroppo durante la pratica del mio sport, ovvero la moto da enduro, sono caduto e mi sono fratturato un braccio, per cui adesso ho questo aggeggino esterno che mi tiene ferma la frattura e speriamo duri il meno possibile. Comunque riesco a fare i video come sempre, per cui bando alle ciance, dedichiamoci subito al nostro hobby preferito, ovvero le slot car. E oggi lo facciamo continuando una serie che è piaciuta molto, ovvero quella dello slot car for beginners. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo degli strumenti necessari che dovreste avere per poter utilizzare e soprattutto per poter fare un pelino di manutenzione alle vostre slot car, ma anche al vostro pulsante. Avete quindi deciso quale vettura comprare, quale pulsante acquistare, siete entrati a far parte di uno slot club oppure semplicemente avete montato una pista a casa vostra, però sappiate che dopo un po' di tempo che girate con le vostre vetture, queste hanno bisogno di un po' di manutenzione, ma anche il pulsante ne ha. E dato che se siete all'inizio il pulsante che vi ho consigliato è comunque un pulsante di tipo semplice, l'MB, tanto per intenderci, che è quello che da noi in Italia va per la maggiore, anche lui ogni tanto ha necessità di un po' di manutenzione perché sia comunque efficace e perché porti corrente in modo preciso. Una delle cose che infatti spesso ci si dimentica di fare sulle nostre automobiline è proprio la manutenzione, soprattutto se siamo agli inizi e vediamo che la nostra vettura comunque continua a girare in pista, ci dimentichiamo di aprirla, di fare quel minimo di pulizia necessario affinché tutto continui a funzionare nel migliore dei modi. Oggi però vi spiego quali sono quei pochissimi utensili, proprio utensili entry level, quindi di partenza, affinché voi possiate fare una corretta e precisa manutenzione. Ed ecco quelli che sono gli strumenti per fare una corretta manutenzione alle nostre vetture. Abbiamo un set di cacciaviti suddivisi tra cacciaviti a stella o a croce e poi quelli a taglio, uno spazzolino da denti, un piccolo pennellino con le setole morbide, una pinzetta con il beccuccio zigrinato, una pinzetta con il beccuccio liscio, una gomma da matita di tipo bianco, quindi poco aggressiva, e poi un liquido per accendini, una benzina fondamentalmente, trielina, zippo, alcol etilico, potrebbe andar bene. Vediamo quindi nel dettaglio questi strumenti, a che cosa servono e come si utilizzano. Partiamo dall'utilizzo dei cacciaviti, che ci serviranno appunto per liberare la carrozzeria rispetto al telaio della nostra vettura. In questo caso io utilizzo un cacciavite a croce. Tenete sempre presente che quasi su tutti i modelli le viti che vanno a serrare il telaio rispetto alla carrozzeria sono a croce. Apriamo e togliamo tutte le nostre viti in questo modo. In alcuni modelli ce ne sono 2, in altre, come ad esempio in questo caso, ce ne sono fino a 5. Noi abbiamo cura di svitare tutte le viti completamente, in modo da dividere il telaio dalla nostra carrozzeria. Ok, svitiamo tutto fino in fondo, in questo modo, e poi andiamo a posizionare le nostre viti sul nostro piano di lavoro. Perfetto. Adesso questa è una vettura chiaramente nuova, per cui non è sporca, ma che cosa ci servono tutti gli altri strumenti? Partiamo con il pennellino. Il pennellino ci servirà sicuramente per fare una prima pulizia della nostra vettura, sia verso l'assale anteriore che sull'assale posteriore vicino al motore, dove ci sono i contatti, per togliere eventuali pelucchi o anche sbavature che possono lasciare la gomma, quindi i residui delle gomme che chiaramente si consumano con l'utilizzo sulla pista. Ma il pennello ci serve anche per andare a pulire l'interno della carrozzeria, ed il pennello è un ottimo strumento perché non ci fa andare a rovinare, come ad esempio in questo caso, i pezzettini di rame che servono appunto per dare il collegamento, per far accendere i fanali a questa vettura, che tra l'altro poi faremo anche di questa, visto che è una vettura uscita veramente da poco, faremo anche una bella recensione e un unboxing. Pulito con il pennello, nel caso in cui ci sia uno sporco un po' più ostinato, si può andare, soprattutto nelle zone degli ingranaggi, quindi nelle zone a contatto meccanico, si può andare direttamente con lo spazzolino. Mi raccomando, lo spazzolino andrebbe pulito di volta in volta in modo da non trasferire eventuali
impurità o comunque sporcizie dal precedente modello su quello che stiamo andando a pulire in questo momento. Così in questo caso anche noi stiamo andando a pulire in modo un po' più aggressivo lo sporco della nostra vettura. Ma lo spazzolino ci serve anche per dare una prima passata alle spazzole. Se avete avuto modo di notare, girando sulla vostra pista, le spazzole man mano, oltre a consumarsi, diventano nere, diciamo si sporcano oltremodo, per cui uno spazzolino dà la possibilità di farle tornare nel loro splendore originale. Nel caso in cui ci sia particolarmente sporco oppure siano diciamo un po' oliate, un po' col grasso perché magari la pista è particolarmente sporca, allora ci viene in aiuto, in questo caso io utilizzo lo Zippo, ma va benissimo qualsiasi tipologia di benzina o alcol, da andare a mettere direttamente sulle spazzole, come in questo caso, quindi vado a versarlo direttamente e poi con il mio spazzolino vado ad applicare una leggera forza e andrò a pulire ulteriormente le mie spazzole, rendendole di nuovo brillanti come all'inizio. Perché non mi preoccupo di versare questo tipo di benzina? Perché questa benzina asciuga molto rapidamente, non lasciando alcun tipo di residuo, e la benzina tipo Zippo ha anche una seconda funzionalità, ovvero quella di andare a sciogliere eventuali residui oleosi o grassosi che ci possono essere sul pick-up o sulle spazzole delle stesse, perché ricordatevi che questo è il primo punto di contatto che abbiamo tra la nostra vettura e la pista. Nel caso in cui queste spazzole siano particolarmente rovinate, mi verrà in aiuto la pinzetta, quella che ha i beccucci lisci, quindi la pinzetta che mi permette di non rovinare quello che io sto andando a prendere, e in questo caso potrò appunto prendere le mie spazzole o per appiattirle leggermente oppure per alzarle un pelo e quindi ridare alle spazzole stesse il giusto contatto che hanno con la pista. Mi possono servire anche per allargarle, perché spesso può capitare che queste spazzole magari vadano troppo contro alla lama del pick-up e quindi non facciano più un contatto giusto e corretto all'interno dello slot. Con le pinzette mi aiuto sia nell'alzare leggermente le spazzole, sia nello sfilacciarlo un po' verso la parte finale delle stesse, perché ricordatevi che poi lo vedremo anche in un approfondimento su un altro video, le spazzole leggermente sfilacciate solo sulla parte terminale delle stesse rendono molto di più, cioè prendono molto più corrente rispetto a quelle che finiscono invece con il taglio netto. L'altra pinzetta che invece abbiamo visto prima ci può invece tornare molto utile qualora dovessimo andare a recuperare degli oggetti che ci sono finiti o sotto la sale posteriore o sotto la sala anteriore e vicino al motore o in particolari zone difficili o ostiche comunque da arrivare. Avendo comunque una dentatura zigrinata hanno una forte presa su tutto ciò che io vado comunque a cercare di rimuovere, anche se magari è particolarmente conficcato e ostico da togliere. E così abbiamo fatto la nostra pulizia alla vettura. Questo tipo di pulizia andrebbe fatto diciamo qualora noi vedessimo la nostra macchina calare di prestazioni, quindi nel momento in cui noi abbiamo un netto calo delle prestazioni della nostra vettura piuttosto che la vediamo singhiozzare avanzando sulla pista, allora ci dobbiamo preoccupare di aprirla e fare questa manutenzione ordinaria. Ricordatevi sempre di pulire completamente tutto, sia la parte meccanica, la parte elettrica, quindi il motore e tutto quanto, ma anche l'interno della carrozzeria, quindi soprattutto vicino ai passaruota dove comunque i residui, soprattutto della gomma, vanno a depositarsi, spesso soprattutto se utilizzate degli oli per far aderire un po' di più la gomma alla pista, o se la pista dello slot club dove andate ha un trattamento particolare perché magari utilizzano le vetture con le gomme in spugna. Quindi questa pulizia andrebbe fatta appunto o ogni 3-4 utilizzi della nostra vettura, oppure quando effettivamente vediamo che la stessa cala di prestazioni in modo esponenziale. Abbiamo lasciato per ultima la gomma, perché la gomma di fatto non ci serve per la pulizia della vettura, ma ci servirà per la pulizia del nostro pulsante. Eccoci qua.
Come dicevamo prima, se avete appena iniziato a praticare lo slot, uno dei pulsanti che va per la maggiore è sicuramente l'MB slot. Questo pulsante ha, come anche altri, ma soprattutto questo, bisogno di una certa manutenzione e pulizia perché sia comunque efficace nella guida delle vostre slot. Ed ecco quindi come si fa la manutenzione e la pulizia di questo pulsante, semplicemente andando a pulire questa piattina elettrica che ha il compito di trasferire la corrente dalla pista alla vostra slot car in base a quanto voi andate a azionare il grilletto dello stesso. Come si fa a pulire questo pulsante? Semplicemente andremo a svitare con il nostro cacciavite le due viti che reggono la piattina elettrica, dopodiché andremo semplicemente a rimuoverla dal nostro pulsante, dalla sua sede, e con la gomma andremo a esercitare un'azione di pulizia in questo modo. Un'azione semplice ma che porta sicuramente ottimi risultati. Puliremo quindi la nostra resistenza affinché questa possa tornare come prima. Ci aiutiamo appunto con le mani a togliere il residuo e poi andremo a riposizionare la nostra resistenza all'interno del pulsante in questo modo. Dobbiamo semplicemente fare attenzione, come vedete in questo caso il grilletto è finito al di sotto, la pastiglia del grilletto è finita al di sotto della resistenza, dobbiamo semplicemente fare attenzione al posizionamento, quindi noi dovremo avere cura di far andare questa parte del pulsante, quindi la piattina che ha il compito di sfregare sulla resistenza, dovremo farla andare di nuovo nella sua posizione corretta. Fatto questo, non ci resta che riavvitare il nostro pulsante e anche la manutenzione di questo pulsante è stata fatta. Ora abbiamo visto la manutenzione della vettura, la manutenzione del pulsante. Se è stata fatta in modo corretto potete riprendere la vostra vettura, la vostra slot, ritornare in pista e vedrete che le prestazioni saranno nuovamente uguali a quando appena avete comprato la vostra macchina, se non migliori, perché nel frattempo anche voi avete migliorato nella guida. Vedremo poi più avanti, ragazzi, quali sono gli strumenti un po' più professionali se dovete intraprendere il mondo delle gare sulle slot car. Per il momento, come sempre, vi dico, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale per non perdere tutti gli altri video e noi ci vediamo al prossimo video.